Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla Andalusia. Finalmente sto a calduccio, infatti vedete mi sono rannicchiato qua sotto il sole con copricollo, il cappello, ma adesso lascio qua tutta l'attrezzatura che ho usato oggi per guidare la moto. E qua ci sono anche le domande che mi avete fatto in questi giorni dedicati a questa nuova moto qua, perché è una delle novità maxi enduro più attese del 2018. L'ho provata per il momento solo su strada, quindi prima parte della prova dedicata all'asfalto, ma basta col faccione e andiamo a scoprire insieme la nuova Honda Africa Twin Adventure Sports 2018. Sigla lunga, ma qua di novità ce ne sono veramente tante, quindi ta-tan, giro l'inquadratura e andiamo insieme a vederla. Arrivo piano piano per mostrarvela, perché innanzitutto la colorazione è mitica, è leggendaria, perché si rifà spudoratamente e sfacciatamente a quella della Honda XR-V 650 del 1988. Sto parlando proprio della prima Honda Africa Twin. Guardate questa come si ispira a lei, e qui bisogna fare un applauso, io non riesco a farlo perché ho la telecamera in mano, grosso così, a Maurizio Carbonara, un designer veneto che più che un designer è un vero artista appassionato di moto, più di noi motociclisti. È veramente un malato di moto con le moto nel cuore, e lui ha partorito questa Africa Twin, anzi a dirla tutta ha partorito tutte le Africa Twin, ma ha voluto fortemente questa con la colorazione HRC. È dedicata ai 30 anni della 650, vedete qua il serbatoio cosa dice: 1988-2018, Africa Twin 30 anni. Quindi cosa troviamo? La colorazione HRC, blu, azzurro, rosso e bianco, questi sono i colori dominanti. La sella da fuoristrada, adesso qui è stata abbassata perché è regolabile di serie, è a 90 cm ma può essere messa a 92, e se la mettete a 92 diventa una sella su un piano unico, perfetta per la guida off-road perché permette di muoversi. Ma torniamo a lei. Cos'ha poi di caratteristico? Troviamo i cerchi in lega dorati, guardate che bello il colore oro, proprio come sulle Africa Twin di una volta, serbatoio maggiorato da 24 litri e non più 19 come sul modello standard, e questi fianchetti più estesi con la scritta Adventure Sports, vedete che proseguono qua, mentre sull'Africa Twin qua si vede il telaio, con le prese integrate per le borse, e il maniglione posteriore è proprio quello che si vedeva sull'Africa Twin 650, quindi un tubolare molto semplice di ferro ma anche molto elegante. Proseguo la vista perché la connotazione 30° anniversario comprende altre cose. Il forcellone lasciato nel colore dell'alluminio, secondo me è più bello rispetto a quello nero verniciato. Mitico telaio bianco, e poi qui c'è proprio un vano porta oggetti piccolino ma comunque c'è, proprio come sulle Honda 650 di una volta. Proseguiamo. Cosa troviamo sulla Adventure Sports? Troviamo il paramotore di serie, vedete questo tubolare che prosegue poi qui e protegge i fianchetti, paramotore che vi dicevo qua sotto molto più esteso, e la vedete più alta, non soltanto perché la sella è più alta, ma perché le sospensioni sono a escursione maggiorata. Pensate che questa moto dispone della bellezza di 224 mm di escursione ruota anteriore e 240 posteriore. La luce da terra qua sotto è pari a 270 mm, 20 mm più dell'Africa Twin standard, ed è davvero tanto, e permette anche di superare zone con pietre, rocce, sporgenti, perché c'è veramente tanta luce. Guardate un po', ci passa anche la gimbal con la GoPro, vedete c'è un sacco di spazio qua sotto. Torniamo qui perché dell'estetica vi ho detto quasi tutto, non è ancora finita, perché guardate un po', qui troviamo il parabrezza maggiorato di 8 cm, non regolabile ma più grande, e poi ci sono i paramani di serie, manopole riscaldate, e c'è la nuovissima strumentazione, sempre a matrice negativa ma con questa palpebra che la protegge dalla luce, quindi ci sono meno riflessi, con tutte le informazioni che poi andremo a capire meglio, perché questa moto è stata anche sviluppata e migliorata dal punto di vista del motore in modo sostanziale. Quindi questa è la modifica estetica della Adventure Sports, che costa 15.340 euro nella versione con cambio manuale che vedete qui, mentre la DCT che abbiamo provato costa 16.440 euro. Ma questa non è una semplice manuale, è una manuale dotata di quick shifter, sia salire che scendere di rapporto. Per chiudere il discorso relativo all'ergonomia, vi dico anche che il manubrio, guardate che risers grossi che ci sono qua sotto, è stato alzato di 32 mm, quindi posizione più alta e più confortevole per la guida in piedi, unito alla sella regolabile 90 cm o 92 cm, e 92 sono davvero tanti, bisogna avere la gamba lunga, mentre con la sella posta qui nella posizione più bassa a 90 cm la moto risulta accessibile anche per chi diciamo che supera il 1,75 m, mentre se la tenete a 92 il 1,80 m direi che ci serve.
è molto utile a guidare la moto. Non cambiano soltanto estetica ed ergonomia, perché la cara Honda ha messo mano anche al suo motore. Infatti il bicilindrico parallelo fronte marcia di 1000 cc è stato rivisto in modo importante a livello elettronico, a livello di airbox totalmente nuovo e a livello di scarico, che ha 2 camere al posto di 3, quindi diciamo che è uno scarico un po' più libero. Ma soprattutto il nuovo motore riceve il comando del gas non più col classico cavo, ma il comando ride by wire, quindi con l'acceleratore elettronico. Questo ci fa avere anche le mappe, guardate qua, adesso è inserita la mappa 1, questa è la user, quindi quella personalizzata, quella fuoristrada, quella urban, quindi mappe e motore che prevedono un freno motore diverso e poi un controllo di trazione regolabile su 6 livelli o disinseribile. Ma questa scelta del ride by wire non è stata fatta soltanto per aggiungere mappe motore, ma è stata voluta dalla Honda per rendere il motore più brioso ai medi regimi. Infatti troviamo anche un controalbero alleggerito e queste modifiche, non voglio anticipare troppo, ma su strada il motore è cambiato davvero tanto. Adesso dell'Adventure Sports vi ho detto praticamente tutto, quindi è il momento di andare a provarla su strada, quindi su asfalto, perché tantissimi la useranno per il 99% su asfalto, ma poi la seconda parte di questa prova sarà dedicata soltanto all'off-road, quindi seguiteci perché la prova dell'Africa Twin 2018 sarà davvero approfondita. Partiamo! Olias, e siamo nella prima parte del test con la Honda Africa Twin Adventure Sports 2018 versione DCT sto guidando, poi passeremo anche alle altre col cambio manuale, ma cominciamo con questa. Partiamo dall'ergonomia, ragazzi, vi dico subito che è una stangona, come detto nel prima della prova. Questa moto è veramente alta, 92 cm o 90, è consigliabile essere sopra il 1,80 m perché è veramente alta di sella. Poi ho notato che il serbatoio da 24 litri per noi alti, io sono 1,85 m, divarica piuttosto le gambe qua davanti. Ci si fa l'abitudine, però si nota immediatamente la maggiore larghezza rispetto alla versione standard. Passiamo poi, per quanto riguarda sempre l'ergonomia, i comandi sono molto morbidi, c'è sempre il blocchetto di sinistra che da un lato presenta i tasti del cambio DCT fantastici, con indice e pollice si manovra veramente tutto, mentre il clacson, maledetto, è sempre quasi introvabile, ma ormai anche questa è una caratteristica delle Honda. Speriamo che prima o poi Honda torni a metterlo in posizione più razionale, quindi appena sopra il tasto del DCT. Per finire l'ergonomia, qui ho il parabrezza più alto di 8 cm rispetto alla standard e c'è una buona protezione del casco, mentre le spalle, come sulla standard, rimangono fuori. Parabrezza comunque molto alto e mi riservo di giudicarlo in fuoristrada perché non vorrei picchiarci il casco contro nella guida in piedi avanzata, quella più aggressiva. Passiamo adesso alle doti dinamiche. Partiamo dal motore. L'hanno modificato in pochi dettagli, airbox, contralbero più leggero e scarico, ma la differenza è veramente grande. Io mi aspettavo un motore praticamente identico, invece qui c'è veramente tanta castagna in più prima dei 5000 giri. Hanno fatto un lavoro, guardate che roba, è molto più reattivo, molto più pronto e lo scarico, spero si senta, fa un rumore che sembra quasi un aftermarket, fa veramente un rumore che gasa, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Mancava un po' di carattere, a me piaceva anche il motore della precedente versione, non ve lo nascondo, però questo con ride by wire è migliorato molto e poi col DCT è uno spettacolo, quando scalate fa la doppietta ed è veramente bello. Provo a farvela sentire qua. Sentito? Bella bella. Ancora col petto. E poi il cambio DCT è eccezionale. Il voto che do a questo cambio ormai è 10 in tutte le volte che lo provo, perché va molto bene. Adesso il controllo di trazione che è entrato perché ce l'ho di default impostato su 6, livello 6 su 7, quindi è molto invasivo e mortifica un po' l'uscita di curva quando spalanco a moto piegata. Sentite il colpetto e il rumore è veramente bello.
Sentite com'è corposo già a 4000 giri. Lato guida, le sospensioni hanno veramente tanta escursione. Questa è una vera Max Enduro con tantissima escursione utile in fuoristrada, e questo potrebbe far temere un po' di mal di mare in frenata e accelerazione. Invece c'è anche tanto controllo, hanno fatto un ottimo lavoro, quindi sospensioni promosse alla grande, vanno veramente bene, mi sono piaciute tantissimo, e anche i freni non vanno per niente male. Certo, sospensioni di questo tipo e sella così alta limitano la godibilità di questa moto per chi non è almeno di 1,80 m. Però guardate anche la spinta sotto come è veramente pronta. Una moto facile, i litri in più si sentono più che altro per la larghezza del serbatoio, ma non vanno a rovinare la guida. C'è il baricentro più alto e questo lo si avverte rispetto alla standard. Però non è che sia peggiore il comportamento stradale della moto, è diverso, si sente un po' di trasferimento di carico in più, ma è un bel trasferimento perché c'è un ottimo controllo. Quindi una moto senza difetti? No, e ve li dico subito. Il primo difetto che ho trovato è la strumentazione, perché è migliorata sicuramente rispetto a prima. C'è anche questa palpebra che la protegge dalla luce, si pulisce meglio dalla polvere, quindi i difetti cronici della precedente sono stati risolti. Però parliamoci chiaro, le strumentazioni TFT che ho visto di recente sulle concorrenti, BMW, Honda, KTM e Triumph, sono più belle, più leggibili, quindi questa è un pelo sotto. E poi la protezione dall'aria lascia scoperte le spalle. Però tolti questi elementi, questa Africa Twin Adventure Sports è una gran moto perché è costruita con tanta cura e il motore ha preso un bel caratterino. Quindi brava Honda. Si parte con la manuale e la manuale mi permetterà di farvi sentire questo cambio pazzesco del motore. Non sembra più neanche l'Africa Twin di prima, pochi interventi e questo qua è diventato un motore quasi rabbioso, 95 cavalli ma sembrano persino di più. Sentite come spinge, a 4000 giri già è veramente incavolato, non lo riconosco più, è un altro CRF 1000. Rispetto alla DCT avverto sensibilmente, come avviene anche nella moto normale, non nella Adventure Sport, il peso inferiore. Sono circa 10 kg ma si avvertono alla guida. Ho il controllo di trazione settato sull'1, questo numero qua, e vi dico già, usatelo con cautela quando guiderete, proverete, comprerete questa moto, perché l'1 è veramente poco invasivo e fa pattinare il posteriore, fa alzare l'avantreno quando meno ci se l'aspetta. In pratica non è più l'Africa Twin di prima, questa è diventata un'Africa Twin che, se volete, è anche rabbiosa. Sentite i borbotti allo scarico, gran bel motore, hanno fatto un lavoro egregio.